adesso si riparte direzione Veger Strand. Si rivà un'oretta e mezza, arriveremo alla spiaggia dove siamo arrivati la prima volta in mezzo alla tempesta e di notte con meno 6 gradi a dicembre, perché andavamo in Danimarca. Spettacolo, veramente. Spettacolare. Myers Tower, se non sbaglio, la torre d'acciaio studiata progettata sul DNA, infatti ha e ce ne sono 3, 4, 5 in giro per la Danimarca, quella più a sud, se non sbaglio, e che dire, panorama spaziale. Il meteo anche oggi bene ma non benissimo, però se ne frega. Una cosa intelligente, se si trova sporco come bottiglia sporca si butta dentro, molto intelligente. E adesso, una volta scappati dalla spiaggia, perché un po' il tempo avevo un po' paura che arrivava tipo inondazione, e allora ho detto no, prima sì, che rimaniamo evacuiamo prima che impantanati, non si sa mai, la sabbia non si sa mai com'è. Adesso andiamo a farci un giro per il paese di Veger Strand. Come sono carini queste casine, mamma mia, spettacolari. Veger Strand, facciamo un girettino per il paese e niente, girettino. Il paese. Finisce il paese. No, stupendo, però troppo carino così. Super carino, ne vedi? Sì. Le bandiere ce n'è un po' dappertutto. Tanti. Nota catena di supermercati, rientriamo al mezzo e vediamo un po', vediamo un po' dove andare stanotte, lo vedremo, vediamo un po' cosa salta fuori. Vabbè, i mezzi anche qua. A dopo. Amici,
E siamo tornati dove eravamo stati la prima volta a fare il primo road trip mentre andavamo in Danimarca. Diciamo che era una tappa solo di trasferimento ed eravamo arrivati qua, erano forse le 11, sì. 10 di sera, sì, terrificante, tempesta, diluvio, vento. Metterò su un timelapse del viaggio da Vegerstrand. Però adesso è già un'altra storia, arrivare qua che c'è la luce è un'altra storia. Guardate, è tutta un'altra storia, ovviamente. E vi faccio vedere un po' il posto. Opla. Anche qua si può, sempre tramite Park4Night, tutti accampati siamo qua, e questo è proprio lo stesso identico posto che ci eravamo messi, stesso identico. No. Fantastico, fantastico. E niente, adesso facciamo un po' di relax e via, relaxino, prepariamo famina e niente, vedremo dopo. Buongiorno, giorno 5, ma quinto giorno di viaggio. Adesso stanotte è stata ventosa, c'è stata un po' una mezza tempesta, però vabbè, non ci ha dato problemi, anzi la pioggia sopra il van ti fa dormire ancora meglio, ti dà quel spettacolare. Adesso volevo portarvi una corsa e farvi vedere le aree che ci sono, diciamo, nelle varie coste. E quindi ormai stanotte è stata un po' tempestosa, come vi dicevo, e niente, ci sono tutte queste aree, sperando che si sente anche l'audio, sono tutte queste aree qua attrezzate dove poter venire a mangiare, a passare un po' di tempo in compagnia, ma sono veramente tantissime, cioè qua oppure anche di là. Loro mettono a disposizione barbecue, tavolini, ma davvero è pieno di queste aree qua, e poi ovviamente anche i bagni. Visto che ci si lamenta che la gente caga e piscia in giro e queste cionerie qua, magari bisognerebbe iniziare a imparare dai paesi nordici e attrezzare. Qua ti dà il cartello informativo, dove sei, dove non sei. Noi siamo qua. Fantastico, fantastico. Faccio vedere anche un po' il bagnettino. Luce. Ma sì, è essenziale. Tutto quello che serve c'è, se uno deve fare quello che serve. C'è pure per i bambini, se bisogna sistemarli, pulirli. Ma no, sono fatti bene. Dopo aver usufruito anch'io del bagno en nature, rientriamo al van e poi oggi ripartiremo direzione nord, passeremo in 2 fari, adesso vediamo un po' perché la meteo oggi è ancora così. È un po' il discorso del nord, no? Il nord è un po' così, va preso un po' come viene. Primo giorno, quando siamo arrivati l'altro ieri, abbiamo avuto la fortuna di arrivare in tempo e di beccarci quel mezzo tramonto che è stato già spettacolare. Però già ormai il tempo bisogna prenderlo come viene, bello o brutto che sia, e oggi non è mica tan bello. Potente il vento. Adesso vedremo il da farsi. Per adesso è tutto e vedremo quando partiamo dove andiamo. Ciao.
Riprenderemo il viaggio, vero? Sì, però questa volta guido io. Sì, guida la fonte io, almeno io non guido, che bello, mi riposo. I was born feeding the dust. I built my reputation, fought for recognition. I was raised an underdog, would take any evasion, and without hesitation. I was born feeding the dust. I built my reputation, fought for E quindi siamo arrivati al faro di Lingvig, siamo un po' imbardati perché fa freddo, perché è un vento che finisce. Il faro lui. Non so se ti porta a salire, adesso vediamo. Vero Harry? Sì, Cosa ne pensi? bello. Bello. Ci sarà anche l'oceano, se c'è. Penso di sì. Pensi? No, la metto là per... Non lo metto là Per le montagne. Eccoci sotto vento al Livgid Fyr, al faro di Livgid. Bello, grande, grande. Penso che sia il faro più grande che ho visto. Penso anche voi, né? Adesso andiamo una scappata verso il mare. È ventoso oggi, molto ventoso. Però è bello, anche se c'è vento, comunque è vento non freddissimo, un po' ma non troppo. Mega vento! Paura! Oh, boh, andiamo lì. Pazzesco! Mamma mia! Mamma mia che vento! Pazzesco! Mamma mia! Stiamo scappando. Torniamo al mezzo, decidiamo se mangiare qua e poi andremo ancora più a nord, sperando che la meteo migliori. In teoria dovrebbe migliorare piano piano, in teoria. In pratica vedremo. Ondervig, un altro paesino costiero, un pochino più turistico, un po' più turistico, però c'era qua una figata che è il festival delle sculture di sabbia, ma mi sa che è chiuso. Mi sa che è chiuso, vediamo. Adesso proviamo ad andare a vedere, ma penso che per il brutto tempo vediamo.
quindi today water and water problem unnecessary, quindi c'è troppa acqua in giro, peccato, sembrava promettente, peccato. Però stupende le case, quei tetti in paglia sono poi spettacolari. Bella qua che è tutto proporzionato, cioè non hai palazzi di 15 piani, cioè andare a rovinare è tutto più basso delle dune. Ciao Lara, che mezzo che c'è qua, che cane, guarda che mezzaccio. È tutto proporzionato. Case. Faro. Bello Sondervig. È già un pochino più turistica questa, però è meno classica, nel senso anche le strutture sono già più moderne, però sempre con loro, sì. Un tetto a punta, sempre non è Sì, che- che va. Sì, sì, no, sempre con sto stile nordico, Sì, non è Le- neanche chalet, fuori. tipo chaletini. Però sei al mare, non sei in montagna. Un po' di... aveva smesso di piovere, adesso invece ha ripreso. Sì. E niente, adesso rientriamo al Vane e andiamo a trovarci un posto per dormire. Vediamo, stanotte danno ancora tempesta. Però è stata bella. Vediamo, vediamo. Andiamo forse direzione tramonto, forse. Che dire? Una spiaggia tutta per noi. Così vedremo un po' anche la qualità video notturna. Ne parlano così bene di sta Ace Pro 2. È un po' pelo ventoso. E poi niente, diciamo che giornate piene. La Evi sta già dormendo, si stava addormentando a mangiare, poverina. E abbiamo appena finito di mangiare, sono le 9:40. Forse da martedì la meteo ci regalerà qualche scorcio un po' migliore, forse, vedremo. Stanotte dormiamo qua, danno un po' di tempesta e boh. Speriamo non ne faccia troppa.
e dal Family è tutto per oggi e ci vediamo domani.